Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Questo sarà un video differente dai precedenti, sia per il mezzo di locomozione che per lo spirito del viaggio. Infatti io e l'amico Gigi Lavanti abbiamo deciso di mettere lo zaino in spalla e partire per un viaggio on the road, senza meta o grandi organizzazioni. Intanto qui alla mia destra potete già ammirare uno scorcio di paesaggio, lago Corsi. Siamo sulla strada statale 126. Diciamo appunto un viaggio con zaino in spalla senza meta, ma dato che i giorni liberi, i soli sono pochi, abbiamo optato per 2 giorni nel sud Sardegna, un coast to coast dalla costa occidentale a quella orientale. Il nostro viaggio è partito stamattina da San Sperate, abbiamo superato Iglesias, adesso ci dirigiamo verso Flumini Maggiore per poi proseguire in direzione Arbus. Eccoci di passaggio a Flumini Maggiore, sosta per vedere questo maxi diorama. All'ingresso di Flumini Maggiore troviamo questa piccola rappresentazione di una zona di miniera in ricordo delle persone che sono morte in miniera. Abbiamo lasciato da poco Flumini Maggiore, stiamo percorrendo questa strada panoramica in direzione Guspini, dove andremo a visitare un luogo di interesse archeologico. Tombe dei giganti venivano utilizzate come sepoltura collettiva. Qui sono stati ritrovati dei reperti risalenti al XV-XIV secolo a.C. Bellissime le tombe dei giganti. Passiamo di nuovo in sella, anche se faremo nuovamente una breve sosta a Montevecchio. Qua ci sono le rovine delle miniere. Comunque c'è la possibilità di un tour guidato. Questa zona di mare tra Capo Frasca e Capo Pecora viene chiamata Costa Verde per via della vegetazione di lettischio, corbezzolo, ginepro, macchia mediterranea, insomma. In queste spiagge spesso vengono a deporre le uova le tartarughe caretta caretta. In questo habitat trovano anche riparo il cervo sardo, fino a poco tempo fa era a rischio di estinzione. E siamo
siamo arrivati a Torre dei Corsari, che deve il suo nome alla torre di Flumenturgiu, costruita a fine del XVI secolo dagli spagnoli come punto di avvistamento per le incursioni saracene. Qui troviamo le dune più alte d'Europa, che sono incluse tra i patrimoni dell'UNESCO. Stiamo attraversando qui lo stagno, come potete vedere, per arrivare a Marcedì. Qui faremo una breve sosta pranzo. Visto che ormai è l'una, ci troviamo a Marcedì, ci dovrebbe essere qui, c'è un IT turismo, vediamo se ci accolgono per pranzo, così facciamo anche una sosta per prendere un po' di fiato. Opla! Molto più avanti verso quella parte. Allora, tutta questa strada bianca non la faccio di solito neanche in bicicletta. Ah, peccato. Ok. Scusate. Essendo questo un viaggio on the road senza nessuna meta, chiaramente questi sono gli inconvenienti del viaggio. Ne approfitto per ringraziare l'agriturismo Tamis che ci ha dato la possibilità di mangiare un ottimo piatto di pasta fatta in casa, che nonostante in settimana aprono su prenotazione, abbiamo chiamato che erano praticamente le 2, visto che eravamo già nei dintorni, e ci ha dato comunque la possibilità di appunto pranzare proprio veloce e leggero, perché chiaramente poi in moto preferiamo non abbuffarci, soprattutto viste le temperature. Ci hanno suggerito infatti di andare qui, sempre a Duras, a visitare i resti di un nuraghe. Vediamo un attimo. Brevissima sosta a Uras, dove c'è il nuraghe Sadomu Becha, che purtroppo è chiuso, è tutto recintato e inaccessibile. Prossima tappa sarà Laconi e approfittiamo per andare a visitare la casa natale di Sant'Ignazio da Laconi, frate cappuccino traumaturgo, canonizzato nel 1951. Sulla targa, fuori dall'abitazione, leggiamo che Vincenzo Francesco Ignazio vestì l'abito dei frati cappuccini a Cagliari il 10 novembre 1721. Visse per 60 anni da autentico cappuccino, esercitando la virtù della penitenza, l'umiltà, l'ubbidienza e la carità verso tutti. Compì svariati miracoli, guarì infermi, restituì la vista, l'udito e la parola. Morì a Cagliari l'11 maggio 1781. Papa Pio XII nel 1940 lo dichiarò beato e nel 1951 lo canonizzò.